Ben ritrovati! Andiamo a vedere come si è conclusa la geocaccia sul Monte Serra? Direi di sì. Andiamo! La hash che stiamo andando a cercare è una hash di Cruccone, ovvero Fonte di Nipoli, che ora Turbina ci racconterà, perché Turbina è qui dietro lì. Allora, la Fonte di Nipoli è situata sul versante butese del Monte Pisano, non lontano dalla zona superiore delle vie di arrampicata di Sant'Antone, che forse faremo dopo, e delle grotte della Madonna. Si raggiunge dalla strada provinciale, che la stiamo facendo ora, del Monte Serra, scendendo lungo il sentiero che porta alla Fonte della Rotta e proseguendo. La Fonte di Nipoli è particolarmente suggestiva, dato che l'acqua sgorga direttamente dalla roccia, anche se la portata potrebbe essere modesta. E dovrebbe essere una sorta di gadget cache, perché è richiesto di trovare qualche cosa alla Fonte della Rotta per poi trovare la cache a Fonte di Nipoli, e noi siamo curiosi. Benvenuti alla Fonte della Rotta di Pippo e Bea, dove si gode della natura e si beve acqua pura. Stiamo passando all'interno di una fitta boscaglia a carponi, però ora il problema si presenta abbastanza serio. Vieni, attenta alla testa. Questo è un antico reperto dell'ultimo geocacher che ha trovato la Fonte di Nipoli. Eccola. Forse. Abbiamo trovato la Fonte di Cruccone, un'avventura abbastanza impegnativa, le classiche avventure che vengono fuori nelle giornate di geocaching estremo. Con gli amici tutto è più semplice, tutto è più divertente. Incredibilmente ritornati, riemersi dalla fitta boscaglia, siamo di nuovo alla prima fonte. Raccontaci le tue impressioni a caldo sulla boscaglia. Ce l'abbiamo fatta, siamo vivi, quindi va bene. Ecco, l'importante è quello, infatti. Era quello che volevo sentirti dire. Una hash per cuori forti, in mezzo alla foresta, fra belve, animali, piante carnivore. Un po' di difficoltà per arrivare, la macchia parecchio alta, sentiero ormai abbandonato da diversi anni, riaperto a forza di graffi, ma ce l'abbiamo fatta. Only the brave. Ah no, non c'è. Guarda che bel cielo che c'è stasera, guarda che bello, quasi golden hour. Prossima hash è la ferrata di Sant'Antone, che è una delle ferrate più difficili della Toscana. Ecco. Per fortuna, noi non siamo attrezzati, non abbiamo casco, non abbiamo imbracatura, per fortuna non ci sa nemmeno il coraggio di fare una ferrata. Dice che c'è la versione per pigri, come dicono loro. Perfetto. Per cui si dovrebbe riuscire ad arrivare alla cache con un po' di difficoltà, ma non così difficile come fare la ferrata. Vediamo un attimo. Già meglio. Cosa si riesce a trovare. Ovvio. Potrebbe essere un park and grab, o forse no. Leggendo un commento no, perché un commento dice una arrampicatina sulle rocce e la cache è nelle mie mani. Vabbè, l'arrampicatina sulle rocce potrebbe essere quelle, che poi di lì c'è il balzo per la ferrata. Andiamo a vedere. Praticamente affrontando
tutte le nostre più profonde paure ci siamo arrampicati in cima a questo sperone di roccia dove arriva la ferrata, sicché insomma è capibile che sia, insomma, qui sotto c'è il niente. Siamo arrivati alla conclusione della hache trovata. Finalmente, dopo saltellare come stambecchi in qua e in là in cima alle rocce, siamo arrivati in paese, arrivati a Buti. Ora cerchiamo possibilmente un bar perché abbiamo tutti bisogno di un caffè. Dopodiché c'è una multi-cache abbastanza veloce qui in paese e tutti insieme andiamo a cercarla. Ora il solito Turbina ci racconta. Allora, Castel Tonini è la fortificazione che domina e proteggeva l'antico borgo di Buti, situato sulla riva destra del Rio Magno. È ancora presente la porta di accesso al paese, benché le mura che cingevano il nucleo storico siano oggi scomparse. Il borgo antico, che si sviluppa alle spalle di Castel Tonini, mantiene ancora numerose strade ed edifici che riportano l'antica atmosfera medievale, nonostante le inevitabili modifiche e le ristrutturazioni subite nel corso del tempo. Perfetto. Allora, il primo step dice di iniziare la salita e contare il numero delle interruzioni di pietra nelle scale. Trovato il primo numero, contando tutte le interruzioni, ci dirigiamo verso il secondo step. Dove dobbiamo, Paolino? Vedere il secolo. Vedere il secolo su qualche targa o su qualcosa del genere. Siamo a 77 metri e ci avviciniamo. Trovato anche final step della multi, grazie al geocheck abbiamo visto che è quello corretto e ci dirigiamo verso la cache finale a 103 metri su di qua. Voilà! A questo punto gli ho fatto... Dopo la multi-cache, poco fuori Buti, c'è Abandon Church, un'altra cache che andiamo a cercare in questo momento. 444 metri. E Turbina ci racconta quel poco che c'è da dire. Allora, nel listing dice piccola chiesetta oramai abbandonata di cui non sono riuscita a conoscere la storia. Invito chiunque sia a conoscenza di particolari o informazioni a divulgarli. Ok, quindi è proprio una cache, una community cache. Sì. Ognuno può scriverci quello che vuole praticamente. Anche l'Abandon Church l'abbiamo trovata, con questo cielo che ci regala sempre momenti magici. Ci dirigiamo verso la macchina. Buona parte del gruppo ha ripreso la via di casa, siamo rimasti i soliti ignoti, ovvero con Turbina, e qui a Pontedera, dove abbiamo accompagnato Ventos e Rufi, hanno preso il treno. Qui a Pontedera ci sono due misteri, abbiamo risolto al volo e andiamo a cercarli. Nel buio della serata ci dirigiamo a risolvere la prima mystery del canale. In verità, come al solito, le mystery ci pensa Paolino, come un po' tutto ormai, ci spiega le cache, risolve le mystery, la passerella. Andiamo a cercare. Niente, lasciamo la passerella con un DNF, è troppo difficile da fare con gente che cammina in qua e in là e comunque con il buio, perché a quanto pare è molto piccola e molto ben nascosta e non riusciamo a portare a termine la nostra missione. E quindi il nostro DNF della giornata riguarda la mystery della passerella. Ciao passerella! E così dal centro di Pontedera
chiudiamo la giornata, che possiamo definire veramente divertente, eccezionale, grande compagnia. Come spesso accade non ricordo il numero di cache trovate perché la qualità supera la quantità per quanto riguarda il mio punto di vista. Vi posso salutare, si rientra verso casa, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video, lasciate commenti e mi piace, commenti con domande o suggerimenti che fanno sempre piacere. Good ride cowboys, buonanotte.